Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questo è il secondo appuntamento infrasettimanale della Lucerna di Cronos. Come sai, video più brevi, più pragmatici, senza sigle, senza riassunti, senza bloopers. Oggi un classicone, andremo a vedere se per te, nel tuo futuro, se stai cercando l'amore ovviamente, c'è il ritorno di un qualcuno dal passato oppure magari c'è un nuovo amore. Lo faremo con le nostre due varianti, come sai in questo video sono due, che puoi già vedere scorrere assieme ai titoli. Te le vado a preparare davanti. Quindi vediamo un pochino se per te c'è un nuovo amore o un ritorno. Vediamo un pochino. Variante 1, variante 2, mettiamo anche l'Ancient Femminile Wisdom, come sai il più presente degli oracoli assieme a Woodland, li amo parecchio, ma in generale mi piacciono tutti. Devo ancora finire di tradurre il Botanical Magical, altro oracolo molto bello. Vediamo se per te c'è un ritorno o un nuovo amore. Andiamo ad identificare con la Ovlite blu e con la pietra di luna. Le hai già viste scorrere, comunque te le faccio rivedere in dettaglio. Ovlite blu, pietra di luna. Ti do qualche secondo, poi parto con la Aulite blu. Ok, dai, nel caso metti stop al video e scegli. Qui abbiamo la falena e l'eucalipto Eos, l'alba. Allora, qui secondo me è un nuovo amore. La falena e l'eucalipto ha un po' il senso che ha la carta della morte negli arcani maggiori, quindi è proprio un cambiamento, mentre Eos è l'alba dopo un momento nel quale si è comunque passata una notte. Qui non è detto che la notte significhi che sei solo o sola da tempo, qua potrebbe essere anche un momento critico con una relazione che magari ti ha segnato o ti ha segnata. Comunque sono carte che parlano, addirittura in questa, non so se si vede, c'è anche un piccolo teschio sulle ali. Sono carte che parlano, dicevo, di rinascita, quindi qua c'è una nuova persona. Sicuramente qua il ritorno non c'è. Questa potrebbe essere la mia variante. Sai come la penso sui ritorni, però ci sono persone a cui i ritorni piacciono, quindi va bene. Andiamo a vedere, qui sono molto nette comunque, Per te che hai scelto la variante numero 1 c'è il ritorno di un qualcuno oppure c'è un nuovo amore. Dieci di spade. 10 di spade è di nuovo l'uscita da un periodo di criticità, il momento in cui un po' si tocca il fondo e si dice basta, devo risalire. Quindi probabilmente qua c'è veramente... Poi, magari per carità, questo può essere anche il risorgere di un qualcosa, però secondo me è più un nuovo amore. Cavallo di denari. 5 di denari, 4 di spade. Sembra che tu in questo momento non stia nemmeno cercando, o comunque magari che il trovare una nuova, ovviamente l'interattivo è pensato per i single, però anche se tu fossi in coppia, perché poi il cavallo di denari è una persona fedele e magari vuoi chiudere la coppia, 5 di denari, il 4 di spade ci dice che grandi aspettative forse non ne hai. Certamente il cavallo di denari è una persona che mette di fronte a sé il pragmatismo, talvolta anche il cinismo. Il 5 di denari dà
un momento di criticità e un momento anche nel quale forse si ha da pensare a tutt'altro, magari alla situazione lavorativa, economica, quello che vuoi. Comunque diventa anche un urlo muto di aiuto, più verso l'universo in questo caso mi viene da dire che verso le persone, però il 4 di spade alla fine è una bella carta. Vedi, molti mi dicono non usi il Rider Waite Smith, no, perché il 4 di spade è una carta di cura, di degenza. Il Rider Waite Smith enfatizza la parte della malattia, ci mette la bara, cioè qui uno ti direbbe sparati, invece no, qui ti dice guarda è un periodo triviale, però per te appunto è un periodo di degenza. O almeno questo se ti ritrovi nella variante, se no prova a cambiare variante. 8 di bastoni. La morte. 2 volte che ti esce qua e qua, che questa è molto affine, te l'ho detto. Eccolo o eccola. Allora sì, qua arriva un nuovo amore, fante di bastoni. Dunque, in realtà non sono chiarissime nemmeno ora. Tu mi dirai che palle, perché ti spiego. Qui c'è una persona che comunque secondo me non sta cercando o comunque non è nelle priorità. Un 8 di bastoni, quindi con rapidità si giunge a falciare un periodo critico e quindi comunque si giunge a questa guarigione che io dicevo, e c'è un fante di bastoni. Tuttavia, proprio il fatto che mi è uscita la morte su un 5 di denari potrebbe significarmi il riparare ad una situazione di rottura precedente, anche in maniera abbastanza rapida. Non vediamo sempre l'8 di bastoni come il classico spostamento, viaggio o la campagna. Certo, ci sta, può essere durante uno spostamento, un viaggio, magari vieni contattato o contattata con tutte le diavolerie c'è oggi per contattare le persone. Per carità, la dinamica ora non te la guardo, ti guardo se c'è, però anche rapidamente secondo me rispetto alle tue aspettative, e potrebbe essere il far pace con qualcuno. Ora, se io dovessi tirare una sintesi, qui potrei dire che è un nuovo amore, però è un nuovo amore con un qualcuno che tu già sai chi è. Non è proprio un ritorno, è un quasi ritorno, cioè magari l'amico, l'amica con cui ti sei persa di vista, poi ti ritrovi, collega di lavoro, la persona con cui c'era una simpatia, insomma, qui io la potrei vedere così, è un nuovo amore, però la persona non è completamente nuova. Sì, la potrei vedere proprio così, voglio tirarci giù, o se non è completamente nuova, per un motivo o per un altro tu sai chi è. Per dire, ipotesi, vado al supermercato, guardo sempre la solita commessa e poi la ritrovo a un pub a bere. Ipotesi, Quindi qui c'è un nuovo amore, però proprio nuova la persona, innamorato, appeso, 10 di denari. Vedi, qui sembra addirittura che la persona ti stia osservando, o addirittura c'è l'innamorato, lo posso vedere anche come carta di socialità, quindi ti ripeto, la persona secondo me la conosci, potrebbe anche venire dalla tua adolescenza, dalla fanciullezza, perché l'innamorato rappresenta anche queste stagioni della vita. Qui c'è un ribaltamento del ruolo di qualcuno che poi diventa in coppia con te. Quindi sì, qui c'è un nuovo amore, ma la persona completamente nuova non è. Beh, fiori d'arancio, dai, invita anche Cronos
come regalo ti porto l'autografo di Pico. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Pietra di Luna, ritorno o nuovo amore? La coccinella e il pisello. Ma avete scritto sui commenti, non si può sentire. E la carta, addirittura il nome della carta sarebbe la coccinella e il pisello doloso, quindi è ancora più velatamente hard. Quindi dai, io vi faccio anche il censore. Cassandra, l'intuizione. Allora, sono due carte che invitano ad essere recettivi. Quindi ovviamente, come ho detto nella variante 1, qui si sta parlando di single o di persone che comunque vogliono chiudere una storia e vogliono darsi nuove prospettive. Quindi ti dicono sii recettivo, sii recettiva, ciò che cerchi è comunque attorno a te. Ora, né l'una né l'altra carta ci parlano del fatto che c'è un ritorno o c'è un nuovo amore. Qui bisogna proprio andare a chiedere ai tarocchi e lo faremo sicuramente dopo. Tuttavia ci dicono, la carta della coccinella e del pisello ci dice ritrova la gioia di vivere, perché comunque laddove tu lo voglia per te può entrare nella tua vita un grande rinnovamento. La carta di Cassandra ci dice che per accogliere questo rinnovamento comunque devi saper dialogare col simbolo. Come ce la leghiamo questa cosa? Secondo me dialogare col simbolo può voler dire, uno, tentare di capire che tipo di valore dai all'amore stesso, alle persone, insomma capire un po' che cosa vuoi, dove vuoi orientarti, come vorresti sognare il principe o la principessa azzurra. Alla fine non c'è niente di male, anche se sappiamo tutti che non arriveranno mai, però. Due, comunque l'attenzione ai dettagli e il dialogo col simbolo possono rappresentare anche il fatto che comunque non devi trascurare nessun tipo di esperienza, quindi devi comunque darti delle possibilità. Qui non ci dicono ancora se c'è ritorno o nuovo amore, qui ci dicono puoi ambire a un sensibile miglioramento. Vediamo perché. Per te che hai scelto la variante della pietra di luna. Tre di coppe. Effettivamente sembra che tu stia entrando in un bel periodo. Qui stiamo parlando di amore, un 3 di coppe è una carta di festeggiamento. Sì, alcuni colleghi dicono che è anche la carta della triangolazione, però in generale è una carta di festeggiamento, di momenti belli, di godersi la vita, insomma, non è così negativa. Regina di bastoni. Imperatore. Il Papa. Ho capito, ok, ho capito. Qui ci sono due possibilità. Qui c'è il ritorno e nuovo amore, vedrai. Penso proprio che tu sia uomo, che tu sia donna, comunque l'energia della regina di bastoni con quello potrebbe essere, o quella potrebbe essere un compagno, una compagna che hai già o che avrai in futuro, e con quello potrebbe essere un qualcuno della memoria. Sì, qui c'è il ritorno e nuovo, qui ci sono tutti e due. Qui magari ecco perché ti diceva dai il valore giusto, perché qui potrai scegliere. Mi sa proprio di sì. Vediamo se ce lo confermano. 3 di spade, e vedi il 3 di spade è la carta del tradimento, oppure anche della persona che comunque è tenace, al punto di avere anche
dei momenti nella propria vita in cui mette a repentaglio la propria sicurezza o a repentaglio anche la propria storia personale, proprio per quella che è magari il rimanere sulla sua linea, il non volersi piegare. Quindi magari una persona che dice io seguo questo percorso qua, dice, ma in coppia, no, io vado di qua. Quindi un qualcuno anche estremamente assertivo, e però anche carta di tradimento. Quindi qua Re di denari, Sei di coppe, assolutamente sì, qua c'è il ritorno e c'è il nuovo amore. Qui toccherà a te scegliere. Il 6 di coppe è anche la ricerca del piacere. Un 3 di spade, come ti ho detto prima, è la persona che comunque si blinda un po' nelle sue convinzioni e che, se necessario, tiene i piedi in due staffe anche per un periodo, per capire che poi, se non illudi nessuno, qua secondo me non c'è, cioè alla fine ne conosco tante di persone che frequentano più situazioni, poi scelgono. Qui comunque c'è un nuovo amore, secondo me, qua, o comunque una presenza che c'è ora. Magari ti stai frequentando con qualcuno, uomo o donna e tu sia, che peraltro vedo anche fedele, però poi c'è un ritorno. C'è un ritorno, voglio vedere un po' se farai una scelta, o magari c'è già stato il ritorno, perché comunque qua il Papa, vediamo se farai una scelta fra il ritorno e il nuovo amore. 10 di denari, sì, per me qua c'è già qualcosa. La morte. Allora, tu mi sa che vuoi scegliere il ritorno, bisogna vedere se lui o lei sceglie te. Però qui sono ancora più chiare, vedi, c'è una situazione, che ci sia ora o che ci sia in un futuro prossimo, qui c'è una situazione di legame e di vincolo con qualcuno. Il 10 di denari è proprio la carta della coppia che scoppia perché arriva la morte, falcia, e poi c'è il giudizio. Sì, qui abbiamo due situazioni che si sovrappongono, o che, se non si sovrappongono in linea temporale, sono comunque abbastanza vicine. Direi proprio di sì. Però non ci dicono ancora come andrà a finire. Sì, ok, un giudizio può essere una carta di coppia che si va a formare dopo lo scioglimento di un'altra o dopo la chiusura di una frequentazione, non ti devo dire qui t'accasi, può essere anche una frequentazione, però è sempre comunque una carta di coralità. Quindi secondo me, con questo 6 di coppe, questo giudizio, tecnicamente carte positive, però quel Papa sopra, che anche quello tecnicamente sarebbe positivo, però è sempre un po' più freddo, uomo o donna che sia, in amore. Non cambia che qui comunque c'è il ritorno e il nuovo amore, o che sono vicinissimi nel tempo o che si sovrappongono. Mi saprai dire nei commenti. Io ti ringrazio per aver scelto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo venerdì.